Ciao, vediamo insieme come realizzare dei tratti dinamici con Adobe Illustrator proprio come questi. Tecnica ideale per realizzare degli sfondi personalizzati e altamente efficaci o anche solo per costruire degli elementi decorativi per le nostre grafiche. Vediamo subito come. Una volta creato il nostro file vuoto, andiamo sulla palette degli strumenti e selezioniamo lo strumento griglia rettangolare che si trova di solito nella sezione dedicata alle linee, gli archi e le spirali. Facciamo quindi un clic sullo strumento griglia rettangolare, poi facciamo un clic nell'area di lavoro e andiamo a dare sostanzialmente 6 righe e 6 colonne o 4 righe e 4 colonne. L'importante insomma è che la griglia sia sostanzialmente quadrata. Possiamo anche usare il perimetro esterno come cornice per aiutarci bene a definire le distanze tra i singoli tratti. Clicchiamo su OK. Con lo strumento selezione andiamo a selezionare una delle ancore negli angoli della griglia e con la combinazione Shift più clic del mouse la andiamo a ingrandire in modo proporzionale. Bene, ora che la nostra griglia è pronta andiamo a selezionare lo strumento linea, dopodiché andiamo a tracciare una linea che percorre esattamente la diagonale del primo quadrato e a fare lo stesso anche per gli altri 3 quadrati degli angoli della griglia. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a selezionare 3 linee, quindi con clic e Shift selezioniamo 3 linee come potrebbero essere queste 3, poi apriamo il menu effetto, distorci e trasforma e a questo punto assicuriamoci di attivare il ridimensionamento proporzionale con la catenella e andiamo a dare un valore orizzontale e verticale del 10%, lasciamo tutto il resto di default e clicchiamo su OK, facciamo un clic all'esterno e vediamo come le 3 linee sono state ridimensionate del 10% rispetto alla loro dimensione originale. Ora che cosa facciamo? Facciamo un clic sulla prima, un clic sulla seconda, poi ci spostiamo di nuovo sulla palette degli strumenti, selezioniamo lo strumento fusione, facciamo un doppio clic e stabiliamo dal panellino opzioni la modalità passaggi specificati, dopodiché diamo un valore di 5 perché 5 sono i riquadri vuoti che devono essere colmati e quindi riempiti attraverso la fusione tra la prima e la seconda linea selezionata. Clicchiamo su OK. Poi con lo strumento fusione attivo facciamo un clic sulla prima linea e un clic sulla seconda ed ecco qua. Ora che la fusione è stata creata andiamo sul menu oggetto, espandi aspetto, di nuovo oggetto, espandi, clicchiamo su OK e assicuriamoci che siano flaggati oggetto, riempimento e traccia, poi tasto destro separa. Ora assicuriamoci chiaramente che tutte le altre linee siano state tracciate andando quindi sul menu oggetto e poi espandi aspetto, dopodiché riprendiamo la fusione tra queste 2 linee. Poi di nuovo oggetto, espandi, ok, e poi separiamo di nuovo tra le 2 linee in basso, applichiamo una nuova fusione e poi andiamo di nuovo a tracciare e a separare i vari tracciati. Andiamo quindi a espandere poi i singoli tracciati finali, poi di nuovo ricreiamo la fusione, tracciamo la fusione, separiamo i tracciati. Ed ecco qua, abbiamo ottenuto sostanzialmente un risultato a scalare di tutte le varie linee che compongono appunto la griglia. Ora andiamo a selezionare lo strumento tavola da disegno, andiamo a ingrandire la nostra tavola, magari facendo uno zoom all'indietro con Alt e Scroll del mouse, dopodiché seleziono l'intera griglia, mi accorgo che qui c'è ancora una fusione da scorporare, quindi vado sul menu oggetto, espandi e poi separa. Seleziono quindi la griglia, dopodiché mi sposto sul pannello strumenti, vado a selezionare lo strumento riflessione, poi faccio doppio clic, mi assicuro che la riflessione sia di tipo verticale con un angolo di 90 gradi, clicco su copia, poi con lo strumento selezione sposto la griglia copiata e la vado a posizionare in modo esattamente speculare come in questo caso. Dopodiché seleziono entrambe le griglie, tasto destro le vado a raggruppare, quindi clicco su raggruppa, poi di nuovo con le griglie selezionate in un unico gruppo vado di nuovo a selezionare lo strumento riflessione, questa volta
volta clicco la modalità orizzontale e poi copia con lo strumento selezione, che io attivo anche come scorciatoio da tastiera con il tasto V, mi sposto sulla linea della griglia, quindi sul perimetro esterno, e vado a spostare la copia del gruppo superiore nella parte inferiore. Ed ecco qua, ho ottenuto il mio effetto caleidoscopico e concentrico. Mi sposto sul pannello livelli, a quel punto ho i due gruppi che ho riunito, mi sposto nella parte bassa primo gruppo e vado a nascondere appunto il perimetro esterno della prima griglia. Lo riconosco chiaramente tra i vari livelli perché ha il nome di gruppo, ed ecco qua, vado a nascondere anche la seconda linea esterna, quindi il secondo perimetro esterno, apro il secondo livello gruppo, vado a nascondere anche gli altri due. Ed ecco qua, il mio effetto è terminato. Ora chiaramente posso tranquillamente andarlo a copiare selezionandolo tutto e poi con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse lo vado a copiare, oppure lo seleziono tutto, chiaramente lo vado a separare dall'altro gruppo, quindi lo riseleziono, modifica copia e poi modifica incolla, andandomi a spostare poi qualsiasi altra parte della tavola di lavoro, l'ultimo gruppo copiato. Ora chiaramente io posso utilizzare questi elementi come sfondo, chiaramente li vado a raggruppare in modo da avere tutti i gruppi ben distinti anche all'interno del pannello livelli. Eccoli qua, come vedete, primo gruppo, secondo gruppo e terzo gruppo. E posso eventualmente andarli a esportare cliccando su esporta selezione una volta selezionati ed esportarli in formato PDF o PNG a seconda di quella che è la mia esigenza. Ora che ho ottenuto più gruppi, quindi più copie dei miei tratti dinamici, o meglio dei gruppi che contengono i tratti dinamici, posso utilizzarli per esempio come sfondi. Per farli diventare degli sfondi e utilizzarli in modo appropriato, strategico e intelligente, devo convertirli in pattern. A questo proposito voglio mostrarti un video in cui ti spiego passo passo in modo semplice e intuitivo come realizzare un pattern con Adobe Illustrator, ed è proprio il video che fa al caso nostro. Ciao, grazie e alla prossima!